Allora, appena è stato fatto il check-out di un ospite e sono curioso di vedere come è stata lasciata la casa, vediamo. Si è spruzzato un po' di profumo, direi, vediamo. E mi sa che ha anche fumato abbastanza qua dentro. C'è parecchio odore di fumo. Apriamo la spettacolare vista del mio Airbnb. Beh, sembra già pulito. Pensate che pago la donna delle pulizie, ma mi sa che in sto caso non ha neanche troppe robe da fare. Vediamo il bagno. Bagno direi top, asciugamani raccolti lì. Doccia sembra quasi pulita. Ha lasciato anche una spugna. Bene. Andiamo a sistemare un po' di robe. Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' diverso dal solito perché nel mentre che vi spiegherò alcuni concetti ho un po' di lavori da fare. Oggi è domenica, è relativamente presto per me perché non sono un tipo troppo mattiniero. Sono le 10 di mattina, è appena stato fatto il check-out di un ospite, come avete visto prima ha lasciato la casa relativamente bene perché se vado a vedere... Parte qua che si capisce che ha dormito e mi sa che ha dormito con gli asciugamani qua accanto e nemmeno li ha toccati. Vabbè, succedono cose strane, ha lasciato veramente la casa molto molto ordinata, qua ha raccolto pure tutti gli asciugamani, veramente un ospite eccellente, magari fossero tutti così. Per dirvi cosa che oggi la tematica, l'argomento di oggi sarà come poter iniziare anche tu a fare questa attività senza possedere una casa, perché è vero in questo momento sembra che potenzialmente potrebbe essere casa mia questa, la realtà dei fatti che io, questa è una casa che ho in affitto e con il consenso del proprietario la vado a subaffittare. Cosa significa subaffittare? È legale? Non si può fare, Luca? No, ti sbagli. Tra l'altro ho chiesto alla donna delle pulizie una volta di pulirmeli i filtri e mi sa che lei non ha pulito proprio niente. Guardate qua in che condizione è. Adesso ci daremo una bella restaurata, dato che questo appartamento, la sua fonte di riscaldamento principale è proprio questo. Capite bene che ha bisogno di manutenzione. Questo appartamento non è di mia proprietà, questo è un appartamento che io prendo in affitto a lungo termine, in questo caso un contratto di 4 anni più 4. E cos'è che ci vado a fare? Semplicemente con il consenso del proprietario, logicamente, perché non sono una di quelle persone che vuole fare le cose di nascosto, vado semplicemente a subaffittarlo a brevi periodi di tempo, quindi mi appoggio a piattaforme come per esempio Airbnb, Booking, principalmente Airbnb perché sono sincero, è la piattaforma che mi piace di più, sia per l'interfaccia, per diversi motivi, e vado a strutturare un prezzo per notte in modo tale che alla fine del mese posso arrivare ad avere degli utili. Sul mio canale trovi già dei video e dei contenuti riguardante dei casi studio, quindi magari te li metto alla fine di questo video se mi ricorderò, se no basta che li cerchi direttamente sul mio profilo, in modo tale che puoi capire anche te meglio come svolgo questa attività. E andandoli poi a subaffittare ho il pieno controllo e anche il pieno profitto degli utili a fine del mese, quindi non devo dividerlo con nessuno. Gli unici costi che ho sono, vabbè, sicuramente il canone d'affitto, le tasse da pagare perché sono un cittadino italiano e verso i contributi allo Stato italiano, anche se sono abbastanza agevolati e infatti mi reputo parecchio fortunato, considerando che la mia pressione fiscale per questa attività è relativamente bassa rispetto ad altre attività che ci sono sempre in Italia. Sicuramente non invidio chi ha un ristorante, chi ha un negozio dove la pressione fiscale è veramente alle stelle, e non ci voglio neanche entrare in quel gioco perché è veramente difficile. Devo fare i complimenti. Se tu hai un ristorante, un'attività, un negozio, un'impresa nel tradizionale, devo farti veramente i complimenti, soprattutto se ce l'hai da un po' di anni, perché in Italia fare impresa è veramente difficile, anzi sembra che se tu fai impresa diventi nemico dello Stato. Quindi in questo momento li ho puliti, li metto qua temporaneamente ad asciugare, magari faccio così, perfetto. All'interno dei miei appartamenti, ragazzi, non so se vedete,
Lascio sempre un po' di materiale per fare in modo che l'ospite, se ha voglia, possa pulire l'appartamento, come per esempio sgrassatore, candeggina, spray per i vetri, cestino, sacchetto per la spazzatura. Ovviamente ho un ordine ricorrente, nel mio caso, sia di sacchetti da spazzatura, prodotti per la pulizia, capsule del caffè, in modo tale che sia l'impresa di pulizia che mi pulisce l'appartamento, sia l'ospite possa beneficiare logicamente degli strumenti che gli metto a disposizione. Quello che oggi andrò a fare sarà prendermi un po' cura di questo appartamento, considerando che l'ultima volta che ho fatto un check è passato qualche mesetto, di routine una volta ogni 3-4 mesi lo faccio, anche perché come potete vedere dopo un po' di tempo che non si fa la polvere si inizia a notare e sicuramente non è una cosa carina da far trovare a chi viene qua. Come poter iniziare anche te a fare questa attività, perché là fuori, dato che ho lavorato e tuttora lavoro con veramente tantissime persone, centinaia di persone un po' sparse in Italia che fanno già questa attività o che vogliono iniziare a fare un'attività del genere, spesso mi rendo conto che uno degli ostacoli principali che loro hanno è che pensano che per iniziare a fare un'attività di questo genere tu debba possedere per forza un appartamento. La realtà dei fatti è che non è così, perché prima di iniziare con questa procedura che ti ho accennato prima, quindi classico contratto d'affitto dove poi io vado a subbloccare l'appartamento e tutto ciò che vado a ricavare in più oltre i costi di gestione dell'appartamento rimane mio, oppure l'alternativa con il quale io partii più di ormai 3 anni fa, sono passati, che è stato anche un ottimo modo per me per capitalizzarmi, è stato quello di partire con la gestione. Gestione cosa significa? Mi proponevo come intermediario, l'accordo era un contratto di 6-12 mesi o anche più lungo, dove io mi sarei occupato appieno della gestione della struttura, dai check-in ai check-out, ai calendari, ai prezzi e tutto quanto. Per me l'unico costo che avevo era semplicemente un costo di tempo, perché alla fine non avevo altre spese, ma su ogni guadagno ricavato, sia che fosse stato 1 euro, sia che fossero stati 5.000, alla fine del mese avremmo diviso, tolti i costi, tolte le tasse, tolte le spese, insomma, quello che era il compenso tra il proprietario e me. Io personalmente ho sempre chiesto bene o male un 30%, mi è andato molto bene e sicuramente è un ottimo modo. Tra l'altro ha lasciato qua dell'estate e quindi è stato un modello, un buon modo con il quale avviare l'attività veramente con zero rischi, zero costi, zero anticipo di denaro. Comunque iniziare ad avere entrate abbastanza importanti, perché ci sono stati periodi in cui solo con la gestione arrivavo a guadagnare 300, 400, 500, 600 euro anche al mese, ad appartamento ovviamente. E con questo modo potenzialmente, se tu sei bravo o brava, puoi prendere infiniti appartamenti. È stato un modello con il quale poi mi sono capitalizzato e con i soldi che avevo accumulato e risparmiato li ho investiti per prendere i primi appartamenti in sublocazione. Questo in cui mi trovo è uno dei primi appartamenti in sublocazione che presi. Adesso voi lo vedete così, disordinato, però credetemi che qua dentro ho dovuto farci diversi lavori dalle ante dell'armadio alle ante della cucina. Erano tutte gialle, quindi immaginatevi le ante al posto di essere bianche, gialle, a questa sezione qua. Questo armadietto ho dovuto per forza metterlo qua perché essendoci veramente poco spazio ho dovuto ottimizzarlo per poter dare la possibilità alle imprese di pulizie di avere degli spazi in più, oltre al fatto di aver ricavato in questo armadio un'anta con il lucchetto ovviamente chiusa in modo tale che sia destinato solo alla donna delle pulizie. Tra l'altro vediamo se ha lasciato qualcosa nel frigor. Nel freezer non c'è niente e anche nel frigor. E qua c'è l'angolo, ve lo faccio vedere molto rapidamente ragazzi, c'è l'angolo bar, ok, quindi bollitore, macchinetta del caffè, capsule della Borbone, non è uno spot pubblicitario perché non mi paga. Ovviamente zona cucina con forno a induzione, questo è un armadietto dove ci sono un po' di piatti, stoviglie, pulizia, e questo invece è il boiler dell'acqua calda.
Quindi riposiziono un attimo il telefono lì perché vi voglio anche condividere ciò che andrò a fare. In questo momento sto creando un ebook riguardante gli affitti brevi insieme a un audiolibro sempre inerente agli affitti brevi che ho intenzione di utilizzare per tutte quelle persone che ovviamente vorrebbero iniziare un'attività del genere ma magari non sanno e non sono sicuri che è un'attività che possa piacere. Io adesso non so ancora se lo metterò a pagamento, forse sì, forse no, ripeto, sono solo delle idee in questo momento, ma comunque sappiate che se dovessi metterlo a pagamento, penso che sarà un pagamento veramente basso, vi parlo di qualche decina di euro, che è ridicolo. Io faccio questa attività da 3 anni ormai, quindi moltiplicati i giorni in cui ho sviluppato questa attività, l'esperienza che posso aver accumulato, veramente anche se dovessi farlo pagare per l'idea che avevo in mente, cioè vi parlo veramente di qualche decina di euro, si parla di un prezzo che è compreso tra i 10 e i 50 euro massimo, è veramente ridicolo.